Se volete dire grazie in italiano, ma non siete sicuri di come fare, questo video è per voi. Capita spesso di dover ringraziare qualcuno, però usare sempre la parola grazie potrebbe diventare noioso. Quindi andiamo a vedere insieme come funzionano i ringraziamenti in italiano. Prima di iniziare vi ricordo che se state imparando l'italiano potete iscrivervi al canale cliccando iscriviti qui sotto. Ogni settimana troverete nuovi video dedicati all'apprendimento della lingua italiana e delle lingue in generale. Ricordatevi di cliccare anche sulla campanella, così YouTube vi segnalerà tutti i nuovi video. Benissimo. Torniamo ai ringraziamenti. La prima cosa da imparare, ovviamente, è la parola singola grazie. Attenti alla pronuncia. Non è grazie, ma è grazie. Questa può essere usata sempre, però, come abbiamo detto, è utile imparare anche altri modi per dirlo. Se la persona che volete ringraziare ha fatto qualcosa di davvero importante per voi, potete aggiungere un rafforzativo. Per esempio, grazie mille, o mille grazie, o grazie di cuore. Oppure potete specificare il motivo per cui state ringraziando. Questo si può fare in due modi, utilizzando il verbo dell'azione oppure il sostantivo. Con il sostantivo basta dire grazie di o grazie per, vanno bene entrambe, più il sostantivo dell'azione che è stata fatta per voi. Per esempio, grazie del pranzo, grazie per il pranzo, grazie dell'aiuto, grazie per la chiamata, grazie del suggerimento. L'altro modo, usando il verbo, è leggermente più difficile, perché richiede il verbo ausiliare essere o avere all'infinito più il participio passato del verbo dell'azione. Vediamo qualche esempio. Grazie per aver chiamato. Grazie per essere venuto. Grazie di aver aiutato. Grazie di essere tornato. Attenzione, la forma grazie di o per più l'infinito del verbo è sempre sbagliata. Grazie di chiamare. Grazie di aiutare. Grazie di andare. Tutte queste frasi sono sbagliate ed è un errore molto comune che fa chi sta imparando l'italiano. Possiamo anche usare il verbo ringraziare, però bisogna specificare la persona e modificarla in base alla situazione, se è formale o informale. Se state parlando con una sola persona, potete dire ti ringrazio se la situazione è informale o la ringrazio se la situazione è formale. Mentre parlando con più persone rimane uguale che la situazione sia formale o informale e si dice sempre vi ringrazio. L'ultimo passaggio consiste nell'usare tutto quello che abbiamo imparato insieme. Potete costruire il ringraziamento unendo le varie forme tra loro. Ecco alcuni esempi. Grazie mille per aver chiamato. Ti ringrazio di cuore per essere venuto. Vi ringrazio per l'aiuto. Fantastico! Ora tocca a voi. Provate a scrivere un ringraziamento nei commenti usando una delle formule che abbiamo visto insieme. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di cliccare sul pollice in su qui sotto, così da farlo sapere a YouTube. E vi consiglio di guardare questi video per migliorare ancora di più il vostro italiano. Grazie, ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!